Ragazzi, i videogiochi stanno diventando un lusso. Un tempo con 60 euro ti portavi a casa un gioco completo, adesso invece con 80 euro ti danno solo l'introduzione e il resto praticamente lo dobbiamo comprare a rate. Ma questo aumento di prezzo è davvero giustificato oppure è un modo per spremerci fino all'ultimo doblone? Ah, la grande questione dei dobloni. Molti sostengono che l'aumento dei prezzi sia necessario per coprire i costi crescenti di sviluppo e marketing. Ma c'è chi pensa che sia solo un modo per arricchirsi ancora di più. Una volta con 60 dobloni avevi un tesoro in mano. Scatola, manuale, poster. Ora spesso il tesoro è solo un codice su un foglio riciclato. Ragazzi, a questo punto, se anche voi avete dei dubbi su questi aumenti, mettete un like, iscrivetevi, fateci sapere tra i commenti, ma intanto salpiamo e affrontiamo questa tempesta dell'aumento di prezzi. Sigla! Allora, partiamo innanzitutto facendo una piccola analisi dei prezzi da qualche anno a questa parte. Dal 2020 praticamente il prezzo standard di un gioco è salito da 60 a circa 70-80 euro. Gli sviluppatori giustificano questa cosa parlando di un aumento dei costi di sviluppo, ma in cambio abbiamo giochi che sono effettivamente migliori rispetto a prima. Capitano, più soldi, meno contenuti. Mica male come affare, per loro. E noi però non ci facciamo abbindolare, vero? Continuiamo a cercare i veri tesori là fuori. Però effettivamente bisogna anche riconoscere che le grandi produzioni di oggi utilizzano degli espedienti per rendere l'esperienza un po' più immersiva, un po' più realistica. Per esempio, i personaggi ai quali vengono prestate voci importanti o addirittura volti importanti, perfino di veri attori di Hollywood. E poi il level design, mondi aperti giganteschi, che poi vengono riempiti con torri da scalare e fetch quest inutili, ma vabbè. Fra l'altro, prima di quest'ultimo periodo di aumenti, il prezzo medio dei giochi era fermo da circa 15 anni e, oltre ai costi di produzione più alti, gli sviluppatori giustificano anche questo prezzo parlando di team sempre più grandi per poi licenziarli. Però, ripeto la domanda, rispondetemi tra i commenti. Secondo voi questa crescita è proporzionale alla qualità dei giochi che stiamo ricevendo? E inoltre ci chiedono tra 60 e 80 euro per una serie di edizioni diverse, facendoci credere che ci offrono qualcosa in più. E noi investiamo anche nelle versioni fisiche che sforano qualsiasi budget e record. Sì, e non dimentichiamo inoltre che oltre a questi 80 euro ci sono anche le edizioni Deluxe, Ultra, Gold, Super Ultra Definitive, che spesso servono soltanto per farci giocare con 3 giorni di anticipo, oppure darci un'arma dorata che non ha nessuna statistica specifica in più. A me pare piuttosto che invece la strategia dell'aumento graduale del prezzo, unitamente all'uso sempre più diffuso e pesante delle microtransazioni, io direi che sta portando il gaming a un punto veramente critico. Sono sempre di più i giocatori, infatti, che si limitano ad acquistare la versione digitale e in più aspettando gli sconti o addirittura giocare i giochi solo se sono presenti, per esempio, su alcuni abbonamenti come il Game Pass. E nella stragrande maggioranza dei casi un gioco al day one non si compra quasi mai. E fanno bene! Tanto ormai comprare un gioco al day one è come fare beta testing a pagamento. Ragazzi, ma con questi costi maggiorati, che cosa andiamo a pagare veramente? I costi di sviluppo innanzitutto sono davvero aumentati? Sì. Le campagne di marketing sono esplose? Sì, decisamente. Ma il gioco in sé è veramente più curato? No. Paghiamo il marketing. Il budget di un gioco è 50% trailer, 30% influencer che fingono di divertirsi, 10% loot box e con il 10% che avanza sviluppano il gioco. Sì, e il bello è che fra l'altro ci pigliano anche per il culo provando a venderci la edizione Deluxe Ultimate Collection con la statuina di plastica stampata a 300 euro. E noi ovviamente abbocchiamo. Ma parliamo un attimo effettivamente di questi costi. Un cosiddetto AAA oggi può arrivare a costare fra i 100 e i 130 milioni di dollari tra sviluppo e marketing, ma spesso più della metà di questo budget non va nella sua realizzazione, ma nella sua promozione.
Cioè, cazzo, gli sviluppatori si fanno in 4 per andare a creare un titolo incredibile e poi il publisher spende il doppio di quanto ha speso lo sviluppatore per andare a mettere sul palco Keanu Reeves a dire "Now, check this out" e fare vedere che lui ha dato la voce e il volto al personaggio del gioco. E i giochi? Quelli escono pieni di bug perché bisogna rispettare la finestra di lancio. E i soldi per il testing sono già stati spesi in spot pubblicitari durante il Super Bowl. I costi di produzione sono anche aumentati per colpa delle nuove tecnologie. Grafica 4K, ray tracing, DLSS, fixed fidelity, super resolution, open world sempre più grandi ma vuoti. Ma a quale prezzo? Oltre ai costi di sviluppo, perché ovviamente ci vuole maggiore lavoro di design, servono anche console e PC sempre più potenti per eseguire questi giochi, che alla fine non hanno un netto miglioramento rispetto a quelli delle generazioni precedenti. Molti giochi moderni, sì, sono più belli da vedere, ma non sempre più divertenti da giocare. A cosa serve il ray tracing se poi i nemici hanno ancora l'IA di una patata lessa? E il bello sai cos'è? Che con tutta questa grafica pesante devi andare a comprare un SSD da 2 terabyte perché ogni gioco ormai pesa una base di 150 giga. Ormai quasi non basta neanche più la fibra per scaricarlo in tempi ragionevoli. Ragazzi, sarà che mi prende l'effetto nostalgia, ma io non mi ricordo che in passato c'erano tutti questi problemi. I giochi praticamente arrivavano già quasi pronti. Eravamo disposti a chiudere un occhio anche sui problemi con la grafica perché il gioco era divertente. Un tempo i giochi erano longevi e rigiocabili. Adesso invece che cosa abbiamo? Giochi spezzettati. Li dobbiamo giocare un DLC alla volta. A pagamento, ovviamente. E inoltre ogni giorno dobbiamo scaricare 50 giga di patch per mettere a posto i problemi che c'erano al day 1, al day 2, al day 3, alla settimana 1, settimana 2, al mese 1, al mese 3. E ogni patch, fra l'altro, aggiunge sempre nuovi problemi che dovranno essere risolti con una patch successiva. Prima compravi un gioco, lo giocavi e te lo godevi dall'inizio alla fine. Ora compri un gioco, scarichi 100 GB di patch, aspetti la patch della patch, poi scopri che servono i DLC per vedere il finale. Ovviamente, tutti a pagamento. E attenzione, perché se il gioco è pieno di bug al lancio, in realtà è colpa nostra che lo compriamo subito. Cioè, ma può essere mai colpa mia se Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 alla sua uscita sembrava una serie di diapositive su PowerPoint? Cioè, negli anni 90, i primi anni 2000, i giochi uscivano già completi. Anche perché non ci potevano essere le patch al day one, visto che arrivavano su supporto fisico e non supporto digitale. E poi c'erano le espansioni, le vere espansioni, non DLC che aggiungevano qualche contenuto riciclando gli asset. Poi mi ricordo c'erano anche le classiche modalità extra oppure i contenuti aggiuntivi che si sbloccavano giocando, quindi gratuitamente. Ora spesso invece arrivano queste versioni standard, incomplete, vuote, per i quali servono dei season pass per avere l'esperienza completa. Minchia, ma posso pagarti mai 80 euro per una versione standard e poi devo pagare per avere l'esperienza completa? Una volta compravi un gioco, il prezzo era, sì, poteva anche essere alto, ma il gioco era completo, non lo dovevi comprare a pezzi. E attenzione, poco ci vuole e se vuoi sapere il finale vero della storia, spesso devi pagare i DLC oppure aspettare la Definitive Edition o il capitolo 2. Che ovviamente avrà il prezzo pieno del capitolo 1. Sì, praticamente. Poi ovviamente alcuni esempi eclatanti ce li abbiamo già di giochi incompleti per i quali dobbiamo comprare i vari pezzi. Street Fighter 6, cioè il roster di base è con pochissimi personaggi. Gli altri sono stati rilasciati nel tempo e a pagamento. Mortal Kombat 1 ha messo il personaggio di Omni-Man, in realtà è una skin praticamente di un personaggio già esistente nel gioco, quindi anche lì è un riciclo di asset a pagamento. Cyberpunk 2077 è uscito un disastro all'inizio, almeno su console, poi è diventato giocabile tramite patch su patch, uscite anche dopo un anno, ed è diventato davvero completo ed enorme solo dopo l'uscita di un'espansione, enorme sì anche quella, a pagamento. E se proviamo invece a confrontare con i giochi enormi del passato, non andiamo troppo indietro, GTA San Andreas aveva una mappa enorme, tantissime attività primarie e secondarie, storia completa dall'inizio alla fine a prezzo
finito. Ocarina of Time, cioè Nintendo 64, cartuccia, quella non la puoi aggiornare, quindi se sbagli è la fine. Era perfetto già al lancio, senza bisogno di patch, anche perché quel gioco non lo puoi patchare. The Witcher 3, poi abbiamo visto delle espansioni enormi a un prezzo ragionevole, e quelle stesse cose vendute a un prezzo ragionevole oggi verrebbero vendute tramite mini DLC a 10-15 euro l'uno. Quindi il problema non è solo il prezzo che aumenta, ma il fatto che ci danno sempre meno. Esatto. E la cosa peggiore è che in realtà ormai siamo abituati a tutto questo, perché o paghi il gioco base e ti accontenti, oppure paghi l'abbonamento per giocarlo gratis, ma la sua versione base. Poi c'è anche l'aspetto del mercato VR da considerare. In questo momento, ragazzi, in VR ci troviamo in una situazione assurda. È esattamente all'opposto. Vogliamo tutto gratis. Ci lamentiamo che non arrivano grandi produzioni, ma poi non le compriamo. Il 70% dei giocatori giocano soltanto ai free to play. E se pensate che solo considerando i visori Meta ci sono 25 milioni di visori là fuori, il 70% non sono pochi numeri. Su questi 25 milioni di visori pochi comprano giochi e le grandi produzioni VR faticano a rientrare nei costi. Cioè siamo entrati in un circolo stranissimo nel settore della VR. Tutti vogliono giochi AAA, ma poi alla fine si ritrovano tutti a giocare Gorilla Tag e VR Chat. È come chiedere una bistecca da 50 euro e poi mangiare solo gli stuzzichini gratis. Beh. E quindi quegli sviluppatori VR che tendono al AAA già si stanno stancando. Ubisoft già si è tirato fuori dopo che non è riuscito a coprire le vendite di Assassin's Creed Nexus. Batman Arkham Shadow, uscito a ottobre del 2024, è l'unico gioco finora che sta riuscendo a vendere in maniera decente. Ma tutti gli altri che fine stanno facendo? Poi ci lamentiamo che gli sviluppatori non fanno giochi AAA in VR. I giochi AAA più o meno in VR esistono, ma non vendono abbastanza per poterne giustificare un successivo sviluppo. Che poi ripeto, tutti a chiedere giochi VR con grafica next gen che sfrutti le potenzialità di Quest 3? Minchia, e state su VR Chat a fare i deficienti con gli avatar che si muovono gli occhi ed escono alla lingua. Oppure giocano a Gorilla Tag che sembra fatto con la grafica della PlayStation 1. Ora, perché quando un gioco importante in VR esce poi floppa nella maggior parte delle volte? Ci sono dei prezzi troppo alti per il mercato VR? Oppure magari dopo qualche lancio disastroso di qualche altro sviluppatore scende la fiducia da parte degli utenti? Ma soprattutto perché gli utenti preferiscono free to play, anche se di qualità molto bassa, e soprattutto queste esperienze social. Si parla sempre di Half-Life Alyx come il miglior gioco in VR, però se poi andiamo a vedere, ha venduto bene, non secondo le aspettative, ma di sicuro non ha spostato il mercato. Resident Evil 4 VR su Quest ha avuto un discreto successo, ma molti lo hanno giocato e poi non hanno acquistato altri titoli VR. Assassin's Creed Nexus, nonostante abbia ricevuto ottime recensioni anche dalla stampa specializzata, però poi praticamente è stato ignorato, tanto che Ubisoft poi si è tirata fuori dalla VR. Se improvvisamente poi gli sviluppatori AAA, che fino a ieri avevano intenzione di fare dei giochi in VR, poi decidono giustamente di non farne, ragazzi, non ci possiamo assolutamente lamentare, perché la colpa è nostra che non li compriamo. Vogliamo il AAA in VR, allora dobbiamo supportarlo con il portafoglio, non solo con i post su Reddit. Sti cazzo di post su Reddit che non servono a niente alla fine. Quindi ragazzi, i prezzi dei giochi sì, effettivamente stanno aumentando, ma questo aumento è realmente giustificato? Stiamo pagando effettivamente per avere giochi sempre migliori, oppure stiamo ripagando le campagne di marketing di eccessi di questi publisher? E soprattutto, nel settore della VR, se richiediamo questi titoli AAA ma poi non li compriamo, cosa ci vogliamo aspettare dal futuro? Io direi di prepararci al prossimo step, pagare l'aria nei giochi open world. Vuoi respirare? Season Pass da 40 euro. Va bene, ci sto. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere tra i commenti. Ovviamente, se il video vi è piaciuto mettete un like, fatemi sapere se questi podcast vi piacciono. E se volete supportare quello che faccio, vi ricordo che in basso sotto al video c'è il tasto grazie per lasciare qualche doblone nel forziere della baia. Dal vostro capitano Ben e da Barba è tutto, vi aspettiamo nella baia. Un saluto marmaglia. Ho ho!